Continuiamo a vedere come creare delle forme 2D con Grasshopper all'interno dei vettori, delle curve anzi, in primitive abbiamo il rettangolo. Come in Rhino è possibile creare in vari modi delle forme 2D, anche in Grasshopper i rettangoli, i cerchi, gli ellissi, le linee possono essere creati in vari modi. Ad esempio i rettangoli, possiamo creare un rettangolo rispetto a un piano, un rettangolo rispetto a tre punti, un rettangolo partente da due punti, quindi abbiamo varie modalità per poterlo creare. Prendiamo ad esempio il rettangolo da due punti e posizioniamolo qui. Appena lo posizioniamo, vediamo che automaticamente il rettangolo appare nella scena. I componenti, cioè i dati in entrata del rettangolo, sono il piano, il punto A, il punto B e il cornet fillet radius, che sarebbe il raccordo degli spigoli. Gli elementi più importanti sono la posizione del punto A e la posizione del punto B. Per poter determinare la variazione di questi due elementi dobbiamo creare un punto, quindi il punto che abbiamo visto nei primi tutorial è uno degli oggetti più utili in quanto ci permette di spostare molte delle forme 2D. Quindi ho creato un oggetto punto, vado a creare anche un number slider, lo collego, quindi doppio clic, aumento il range, confermo con ok, lo collego, quindi CTRL C, CTRL V, lo duplico e lo vado a collegare alla X e alla Y. Prendo il punto e lo collego al punto A. Quindi variando questo selettore io posso spostare la posizione di questo punto. Se ora prendo questi tre elementi e con CTRL C, CTRL V li vado a duplicare e li vado a collegare al selettore B, in questo modo posso variare la posizione dei due punti e quindi andare a definire la grandezza del mio rettangolo. L'ultimo selettore, ovvero il raggio, se creo un altro number slider, quindi seleziono questo, CTRL C, CTRL V e lo collego al raggio, ho la possibilità di dare allo spigolo dei rettangoli un raggio.